Buongiorno da Daniele e Ambra. stamani siamo nella piazza centrale di Acquapendente. Siamo ancora un po' stanchi dalla tappa di ieri. Se non l'avete ancora vista, trovate qui sotto i link in descrizione per vederla. È stata bella tosta, la nostra tappa più lunga. E adesso partiamo. Oggi è tornato, sembra, un po' di sole. La destinazione di oggi è Bolsena. Sì. E dovremo fermarci a metà strada. C'è un comodissimo paese dove faremo pranzo e poi altri 11 km dopo per Bolsena. Quindi vediamo cosa ci proporrà questa giornata. Sei pronta? Sì, te? Sì, dai, penso di sì. Ok, rimanete con noi allora. Partiamo, via! Entriamo ora in quello che sarebbe la fine della tappa precedente. Noi ci siamo fermati poco prima in centro. Questa è la cattedrale di Acquapendente. Facciamo un giro veloce e poi continuiamo il nostro cammino. Ecco un'ottima idea della provincia di Viterbo. Bravi! Mi fa piacere vedere questi cartelli ogni tanto. Abbiamo lasciato Acquapendente, ci siamo fermati un attimo al supermercato per comprare qualcosa da mangiare per i prossimi giorni e ora ci dirigiamo verso il pranzo. Verso il pranzo, insomma ancora è presto, ma Ambra già pensa al pranzo. No! Dai, siamo già in delle belle campagne molto silenziose e pacifiche. C'è un pochino di vento ma non dà fastidio. Sì, non come ieri. Sì, insomma. molto diverso da ieri, sì. Il tempo è mite, oggi abbiamo visto dovrebbe essere un po' nuvoloso, ma niente di preoccupante. Oggi vorremmo parlare dell'organizzazione prima e durante il nostro viaggio. Noi siamo persone piuttosto organizzate e ci piace quindi programmare il più possibile in anticipo in modo da avere il minor numero di imprevisti possibile, però naturalmente ognuno può organizzare il viaggio come vuole. Noi abbiamo preferito per esempio allenarci prima di partire, caricando gradualmente già lo zaino fino ad arrivare più o meno al peso che pensavamo di portare. Abbiamo fatto più o meno un'escursione a settimana con pendenze variabili. Sì, di solito abbastanza interessanti. Sì. Un'escursione a settimana negli ultimi 2 o 3 mesi precedenti, vero? Più o meno. Sì. Siamo comunque persone abbastanza sportive in generale, quindi anche nei mesi ancora precedenti ci tenevamo in forma facendo altri sport e poi occasionalmente escursioni comunque anche se non una settimana. Sì, infatti nell'ultimo periodo ci abbiamo dato dentro. Sì. Abbiamo cominciato escursioni da 12, 14 e poi piano piano salendo sia con il chilometraggio che con il dislivello. Anche se forse a posteriori avremmo dovuto allenarci di più sulle lunghe distanze, perché almeno io le lunghe, le escursioni, le tappe più lunghe le soffro un po', quelle dai 28 in su, insomma. 25 in su, sì. No, dai 20. Sì, ok, dai 25 va bene, Dopo vediamo, 25 dai. cominci a non sentire più i piedi e rallentare un essere po'. molto più lucida, sì. Comunque ecco, ci siamo allenati per affrontare al meglio la Francigena, quindi magari evitando, si spera, insomma, dolori. Sì, infatti. Perché... Poi
tutto è possibile, però abbiamo fatto il nostro meglio per fortificarci un po' il corpo, per appunto aspettando questo viaggio, questo lungo cammino. E poi, sì, scusa. No, dicevo che dopo tutto è un'esperienza molto impegnativa, perché noi vorremmo non fermarci mai, quindi camminare tutti i giorni senza giorni di pausa, a meno che il tempo non sia bruttissimo, e quindi è necessario un allenamento adeguato, simile a quando uno per esempio prepara una gara lunga. Poi riguardo la gestione del cammino, ognuno è bene che lo organizzi come vuole. Si può tranquillamente partire, arrivare a fine tappa, cercare da dormire, cercare da mangiare senza aver prenotato niente in anticipo. Noi, per come siamo fatti, per come di solito ci organizziamo per le vacanze, abbiamo preferito prenotare in anticipo. Ovviamente non tutte le tappe, noi stiamo prenotando più o meno, ad esempio oggi prenotiamo il pernottamento per dopodomani e più o meno sempre così, ogni giorno prenotiamo per 2 giorni successivi, piano piano, così almeno vediamo anche noi se ce la facciamo, se va tutto bene. E lo stesso più o meno anche i posti dove mangiare, i ristoranti per la cena sempre, e per il pranzo a seconda di quanto è lunga la tappa, se magari è 17-18 km riusciamo a fare tutta la mattina e poi alle 1 facciamo pranzo dove arriviamo, oppure altrimenti ci organizziamo il giorno prima, compriamo qualcosa in un supermercato per prepararci appunto uno spuntino durante la giornata, durante la tappa. Poi durante i mesi precedenti ci tenevamo un po' una lista di cose da portare, da mettere nello zaino, e ogni tanto mi veniva in mente qualcosa e me lo scrivevo, così almeno ero sicuro di mettere nella lista un po' più o meno tutto quello che mi sarebbe servito. Poi alla fine, quando siamo arrivati a comporre lo zaino, è stata una bella sorpresa, perché quello che era nella lista tutto non c'entrava, e quindi insomma abbiamo tolto qualcosina e lo abbiamo un po' preparato un paio di volte con tutto quello che serviva. Alla fine siamo arrivati alla composizione finale. Sì, io la prima volta che ho riempito lo zaino con tutte le cose che mi ero scritta nella mia lista ho avuto un po' un colpo, perché pesava tipo 11-12 kg, che è più o meno quanto il tuo ora, sì, quasi quanto il tuo. E no, ho detto no ragazzi, non ce la posso fare con lo zaino così pesante. Poi però ho pensato bene a quello che ci avevo messo dentro e ho tolto qualcosa. Sì. Anch'io infatti una cosa del genere, anch'io avevo un po' troppe cose, poi sistemato un po' meglio e poi sono riuscito. Anzi, ecco, magari consiglio di organizzarlo in modo da lasciarsi anche un pochino di spazio sempre libero, perché magari da giorno a giorno può capitare di comprare più o meno cose da mangiare o più o meno voluminose, quindi è bene avere un po' di margine. Un consiglio che ci sentiamo di dare è quello di prenotare con qualche giorno di anticipo, magari più di 2 giorni prima, l'alloggio per il fine settimana, per il sabato sera in particolare. E anche noi avevamo pensato di prenotarlo un po' prima, poi fra una cosa e l'altra l'abbiamo prenotato solo 2 giorni prima e abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare dove dormire per sabato notte. Cioè ieri sera. Esatto, a Acqua Pendente, che comunque non è piccolissimo, quindi le strutture c'erano, era solo che il sabato naturalmente c'è più gente a giro. Se vi capita di magari avere il sabato in una frazioncina piccola, ecco, magari potrebbe essere un po' più difficile trovare alloggio, proprio perché più è piccolo il paese e meno strutture ci sono. Un'altra cosa che volevo aggiungere rispetto a quello che dicevamo prima di come ci organizziamo per cibarci, per nutrirci, ogni giorno pensiamo sempre ai pasti del giorno successivo
quindi dove li possiamo fare, se abbiamo bisogno di farli in autonomia oppure se si può fare in un bar o in un ristorante. Questo a partire dalla colazione che noi siamo soliti fare appena svegli, quindi se c'è un bar intorno magari la facciamo lì, quindi non compriamo niente. Se invece il bar non c'è, il giorno prima nel supermercato locale compriamo qualcosa, e lo stesso appunto per il pranzo. Sì, se si può fare lungo la tappa in un ristorante bene, altrimenti ci organizziamo prima. Questo noi lo preferiamo perché comunque ecco, ci dispiace essere magari affamati e essere nel mezzo a un campo e non avere niente da mangiare. Preferiamo, ecco, stare un po' più tranquilli, così ci godiamo un po' di più tutto il cammino o tutta la vacanza in generale. Insomma, questa strategia, se strategia si può chiamare, questa abitudine ce l'abbiamo un po' da sempre quando facciamo le vacanze. Anche l'acqua, mi raccomando, non dimenticatevi di portare abbastanza acqua, perché con tutti questi chilometri è importante essere ben idratati e non ci sono molto spesso le fontanine. Sì, poi ogni tanto qualcuna magari non funziona, la maggior parte però sì, dai, funzionavano. Per ora sì. Sì, per ora sì. Sì, l'acqua è importante, più è, ovviamente un consiglio banale, ma più è caldo quando farete il vostro cammino e più acqua serve. Noi per ora ce la stiamo cavando bene con 1 litro a persona, per il momento è stato tempo mite, sì. Ma se la fate di luglio a agosto probabilmente ve ne servono anche un paio di litri a persona. Speriamo che la nostra testimonianza vi possa essere stata utile per programmare i vostri prossimi cammini. Se avete anche magari altri consigli da aggiungere, scriveteli sotto nei commenti, ci fa piacere. E anche se avete delle domande di cose che magari non abbiamo trattato, sì, contattateci pure. E mi raccomando, andate a vedere il video in cui spieghiamo nel dettaglio cosa abbiamo messo nello zaino, per magari vi dà qualche idea, suggerimento in più. Sì, un po' più preciso di quello che abbiamo detto adesso. E poi ci sono anche, ve li lasciamo in descrizione, qualche video su alcune escursioni che abbiamo fatto per prepararci a questa bella esperienza. Per oggi il panorama della tappa non è niente di strabiliante. Stiamo attraversando ormai da un po' di chilometri campi, ancora campi. Sono alcuni coltivati, altri no, e il territorio è più o meno pianeggiante, leggera salita costante. Dai, è una tappa di riposo oggi, Ambra, dai. Sì, comunque è sempre lunga 22 km. Sì. Però non ci dovrebbero essere grandi dislivelli. Poi adesso arriviamo a San Lorenzo Nuovo e dopo, ho visto, dovrebbe essere in leggera discesa verso Bolsena, quindi ci riprendiamo un po'. Esatto, sì. Ambra, che te ne pare guardando questo cartello? Sembra che abbiamo fatto 100 km da Siena. Sì, un po' di più, perché noi avremmo fatto un po' giri un po' più lunghi. Insomma, vedere indietro Siena 100 fa una certa impressione. Abbiamo camminato un po' e cammineremo ancora. Appena fatto pranzo a San Lorenzo Nuovo siamo ripartiti e dopo la piazza vediamo per la prima volta il lago di Bolsena. Si vede davanti a noi, più in basso, noi siamo un po' in alto. Comunque è un bello spettacolo vedere da qui il lago. Si vede anche già una delle isole sulla destra. Come va, Ambra? Hai mangiato? Sì, dai, sì, ci siamo sfamati in qualche modo. E ora mancano una decina di chilometri più o meno. Sì. Poi lo vedremo più da vicino il lago. Spero che durante la passeggiata adesso di avere dei begli scorci sul lago di Bolsena. Sì. Una cosa bella della Francigena è sicuramente che ti stupisce sempre. Siamo partiti da San Lorenzo Nuovo e
l'idea era appunto di fare comunque un percorso facile in leggera discesa verso Bolsena, e probabilmente sarà così. Però poco dopo il paese siamo entrati in un sentierino stretto nel mezzo al bosco, molto pacifico, rilassante, e fra l'altro un sentiero che comunque così tecnico ancora non ne avevamo trovati da quando siamo partiti da Siena, quindi già quello è stata una sorpresa. E poi cosa abbiamo trovato, Ambra? C'erano delle salite quasi verticali. Ho detto, ma cioè, mi sembra un po' strano, ma bisognava passare di lì. Bisognava quasi arrampicarsi. Sì, era un sentiero stretto, sì, molto ripido, con un po' di rocce qua e là, insomma un po' avventuroso, ecco. Sicuramente non me lo aspettavo per la tappa di oggi, magari, non so, forse per quella di Radiofani già era più auspicabile. Quindi un'altra cosa veramente che ci fa piacere di questo viaggio, le continue sorprese. Vedremo, ancora non siamo a metà del nostro cammino, vedremo cosa ci aspetterà. Questa targa ci fa capire che stiamo entrando nel comune di Bolsena, infatti già abbiamo iniziato a vederlo in lontananza lungo il lago. Eccoci, siamo arrivati alla rocca di Bolsena finalmente. Questa tappa che stamani avevo detto è un po' di riposo, non è proprio stata di riposo. No, Ambra. Alla fine sono venuti fuori 24 km e dopo San Lorenzo Nuovo sì, c'era in generale più discesa, però c'erano anche tante salitine corte un po' insidiose. Decisamente, sì, sì. Anch'io pensavo che sarebbe stata qualche chilometro meno e soprattutto molto più facile in termini di pendenza. Però comunque dai, siamo arrivati e ci si è fatta. Solo che dopo la tappa bella lunga di ieri è stata impegnativa questa di oggi. Sì, è stato quello, avevamo ancora un po' di stanchezza di ieri. E poi siamo arrivati, qui erano quasi le 5 e mi ricordavo che dove abbiamo prenotato stasera, siamo da un istituto di suore, mi avevano detto che se arrivavamo tra le 5 e le 6 non si poteva fare il check-in perché in quell'ora tutti i giorni si riuniscono per pregare Santa Cristina, che è la santa da cui prende il nome la chiesa principale qui di Bolsena. E siamo arrivati qui, infatti mancava pochi minuti alle 5 e abbiamo detto ok, va bene, allora ci rilassiamo l'oretta su una panchina, però abbiamo trovato un bel posto proprio qui nella piazza davanti alla rocca, quindi ci siamo rilassati un po' qua e adesso scendiamo giù nel paese e vediamo se facciamo il check-in. Eccoci arrivati finalmente nella parte bassa di Bolsena. Adesso vediamo se ci fanno entrare. E anche per stasera il sesto giorno è concluso, siamo pronti per andare a letto. Dalle suore di Bolsena abbiamo trovato un alloggio spartano ma confortevole. Ci siamo fatti poco fa una buonissima pizza e volevamo dire che il centro storico di Bolsena è veramente carino. Sicuramente ci torneremo con più calma a fare una bella visita perché ci è piaciuto davvero tanto. Però stasera, fra che era un po' tardi, fra che eravamo stanchi, un po' così, durante questo viaggio
non c'è così tanto tempo di vedere i centri storici, però sicuramente prendiamo appunti per il futuro. Sì, sicuramente. Vi salutiamo, buonanotte e ci vediamo domani per un prossimo viaggio. Dove andiamo domani, Ambra? A Montefiascone. Montefiascone. Dai, domani tappa un po' più corta ma con un po' più di salita di oggi. Sì, ho visto, sì. Sì. Per la gioia dei nostri piedi e delle nostre gambe. Vabbè, è il momento di riposarsi. Sì, ci riposiamo. Ciao ciao. Sì, ciao, buonanotte. Grazie per l'attenzione. Ciao.